Ragazzi, ecco cosa succede quando passate da un classico plettro in plastica a un plettro artigianato. La trasformazione che avete appena sentito non è un trucco di editing e nei prossimi minuti vi mostrerò come questi plettri artigianali made in Italy possono cambiare radicalmente il vostro suono, anche perché la loro forma anatomica si adatta perfettamente alla vostra mano e i materiali naturali fanno la differenza. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi voglio farvi una domanda. Vi siete mai chiesti perché alcuni chitarristi professionisti sono così attenti nella scelta dei plettri? Oggi scopriremo insieme se questa attenzione maniacale ha un fondamento reale o se è solo, diciamo, un vezzo da musicisti. Trovate tutti i link in descrizione. Ringrazio Bambuca per avermi mandato questi plettri per una recensione onesta e sincera. Nel pacco troviamo 4 tipologie di plettri. Questa che vedete è la confezione 5 sensi con una scatola in legno molto elegante, ben curata nei dettagli, e all'interno ci sono 5 plettri disposti ordinatamente, ognuno nel suo alloggiamento. E già dall'estetica raffinata si capisce che stiamo proprio parlando di un prodotto diverso dal resto del mercato. Non è il classico sacchettino di plastica trasparente con 10 plettri anonimi. Nella scatola nera abbiamo la serie flat, come vedete anche qui ci sono 5 plettri e i materiali di queste due serie sono corno nero, corno chiaro, osso, cocco e legno scuro. La scatola più piccola serie Trilogy ci sono 3 plettri e sono in materiale corno nero, corno trasparente e legno. Mi hanno mandato poi una confezione più piccola, guardate che spettacolo, dove all'interno c'è un plettro in pietra rara di amazonite, bellissimo e molto particolare. Prima di farveli sentire voglio subito dirvi che questi plettri costano circa 10 volte più di quelli standard, diciamo in plastica. La domanda quindi sorge spontanea: vale la pena investire in un accessorio che molti potrebbero considerare usa e getta? La risposta secondo me sta nell'ergonomia, nei materiali e nella qualità sonora che offrono. Sono tutti elementi che trasformano un semplice accessorio in uno strumento di precisione. Ragazzi, vi faccio una domanda: voi che plettro preferite? La vostra risposta è di fondamentale importanza per questo canale, per cui scrivetemi un commento qui sotto, tanto non lo leggerò. Esaminiamo le 3 forme principali dei plettri Bambuca, ciascuna progettata per migliorare specifici aspetti dell'esperienza di suono. La serie 5 Senses presenta una doppia impronta anatomica per le dita e una punta a forma di ali di farfalla, sembra quasi una S, garantendo quindi un grande controllo e una grande precisione. Sono plettri quindi con uno spessore maggiore, proprio per dare un suono più grosso, con più basse, ma attenzione però alla forma: essendo scavati sopra e sotto, lo spazio fra le dita è meno di 1 mm, circa 0,7, per cui sembra di avere in mano un plettro molto più fino e questo ci garantisce una maggiore sensibilità quando andiamo a suonare. E poi questa punta particolare con la forma S attacca delicatamente la corda e la accompagna senza rumori di fondo. La serie flat ha un profilo più tradizionale, molto curato nei dettagli ed è ideale per la chitarra acustica. Il nome flat ovviamente suggerisce proprio il fatto che non sia scavato ma è completamente piatto come un plettro normale. Contrariamente a quello che uno si aspetterebbe, non è un plettro morbido ma è un plettro molto duro. La morbidezza infatti bisogna darla proprio con il tocco, con la dinamica della mano. La serie Trilogy invece è semi piatta, rappresenta quindi un compromesso ed è molto simile come forma al classico Jazz 3 della Dunlop. Ha un lato piatto e uno con l'impronta per le dita, particolarmente quindi adatto per chi suona jazz, esce meno punta tra le dita e anche gli altri lati sono stondati e questo permette di usarli anche per lo strumming. I materiali sono tutti rigorosamente naturali, sono lavorate con delle frese sferiche diamantate e addirittura, ragazzi, il corno viene seccato e lavorato pezzo per pezzo. E anche l'ultimo, il plettro in roccia di amazonite, viene lavorato artigianalmente. Questo è un plettro, ragazzi, bellissimo, è ideale per il jazz alla Django Reinhardt, per intenderci, oppure per gli shredder estremi. Durano un'eternità e non si consumano come quelli in legno o in plastica. Anche qui c'è la doppia impronta, la forma della punta ad ali di farfalla. Insomma, questo, ragazzi, è veramente un bellissimo plettro, sembrerebbe quasi un gioiello. Guardate che spettacolo che sarebbe messo qui. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un comunissimo plettro in plastica e suonatelo sul pulsante mi piace, è doppio mi piace, e non azzardate a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale, mai!
La differenza principale con un plettro, a mio avviso tradizionale, è proprio la sensazione al tatto. Il plettro Mambuca infatti ha una distanza minima, circa 0,7 mm, che è studiata per garantire una presa ottimale. La presa rimane molto solida grazie proprio all'impronta anatomica che si adatta alla posizione naturale delle dita. Ma la cosa secondo me straordinaria è la punta a forma di ali di farfalla, che permette al plettro di scivolare sulle corde in modo fluido e veloce. Quindi non è piatta, almeno nella serie 5 sensi o nella serie Trilogy, ma sagomata, contribuendo quindi a creare un timbro più caldo e definito. Ragazzi, dopo un paio di settimane di utilizzo ho notato che la forma anatomica riduce drasticamente la possibilità di perdere il plettro durante l'esecuzione, e questo permette di immergersi completamente nella performance senza interruzioni e senza distrazioni. Ma vediamo quindi come influenzano realmente il suono della chitarra, perché alla fine ciò che conta davvero è come reagisce il tuo strumento. Come hai sentito all'inizio del video, lo stesso riff suonato con dei plettri diversi può sembrare completamente diverso. Non parlo quindi di piccole sfumature che sono percepibili solo ad orecchie allenate, ma di differenze concrete nel timbro, specie nell'attacco e nella risposta dinamica. E per garantire un confronto onesto cambierò soltanto il plettro, mantenendo volume e tecnica identici. Iniziamo con il plettro in osso bianco. Sentite l'attacco deciso e la definizione di ogni nota. L'osso infatti offre una risposta immediata con un suono brillante e ben definito, le note hanno maggiore durata e un sustain notevole. Per un chitarrista jazz, ad esempio, questa nitidezza permette ad ogni nota di emergere con precisione, direi chirurgica. Passiamo al plettro in corno nero. Sentite le differenze, il corno produce un suono più caldo, ma comunque ben definito, con una brillantezza che esalta particolarmente le frequenze medie. Questa qualità lo rende ideale per il blues e per il rock classico, dove serve infatti presenza, senza però perdere calore. La variante in corno chiaro ha delle caratteristiche simili, ma con un attacco differente. Notate comunque come ogni nota mantiene la sua identità, con un carattere diciamo anche più percussivo. Questo lo rende perfetto per dei groove dove la precisione ritmica è fondamentale. Poi abbiamo un classico plettro in legno che arricchisce le frequenze medio-basse. Il legno infatti dà corpo agli arpeggi, allo strumming, risultando quindi ideale per chi cerca un suono più rotondo, più caldo sia sull'elettrica che sull'acustica. Il plettro in cocco ha una risposta unica con un suono bilanciato che funziona bene in molti contesti, senza però essere troppo aggressivo. E infine il plettro in amazonite, essendo in pietra durissima, aumenta molto il volume e le frequenze basse. Ragazzi, questo plettro è talmente bello che io ci farei anche un bel ciondolo. La butto lì! Mambuca, se riuscissi a farmi un plettro simile con il mio logo, giuro che ti dico in anteprima perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Quindi ragazzi, confrontando l'impatto di ciascun materiale sulle varie frequenze, emergono dei pattern, diciamo, chiari. L'osso brilla sulle alte frequenze creando un suono cristallino, il corno esalta le medie dando presenza, il legno arricchisce le basse frequenze per un suono più profondo e il cocco offre un equilibrio particolare su tutte le frequenze. E ora che abbiamo ascoltato queste differenze, nasce spontanea una domanda. Questi plettri artigianali valgono davvero l'investimento rispetto a plettri standard?
Ragazzi, dopo tutte queste prove posso dirvi con certezza che la differenza tra un plettro standard e un Bambuca è nell'esperienza complessiva. Hai più controllo, hai un suono più ricco e un attacco maggiore. Costano di più, sicuramente, ma offrono dei vantaggi reali in termini di suono e di sensazioni. Il costo di ciascun set da 5 plettri è di 49 euro, la serie Trilogy con 3 plettri viene 33 euro, mentre il plettro, bellissimo ragazzi, in amazonite, viene 39 euro. La durata è enormemente più lunga rispetto ai classici plettri in plastica, quello in pietra poi a mio avviso può essere veramente eterno. Se volete provarli vi lascio il link in descrizione. Quindi se state cercando di migliorare il vostro suono, un plettro artigianale può fare la differenza quanto un pedale o un pick up di qualità, e la promessa di Bambuca è proprio questa: trasformare il vostro modo di suonare. Voi fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto, e se volete un consiglio guardate il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!